Pronti ad andare alla scoperta di Norimberga nella splendida Baviera, in pieno inverno, scoprendone tradizioni, luoghi emblematici, specialità e tanto buon gusto? O ancora, visitare l'affascinante borgo di Rottenburg-Obertauber, con le sue case pittoresche a graticcio, le viuzze acciottolate, le romantiche anse del fiume e la soffusa illuminazione notturna. Rottenburg, la principale attrattiva turistica della strada romantica, un itinerario lungo più di 300 km che collega le più belle località della Baviera, dalle maestose Alpi del sud alla dolce valle del Reno a nord. Una località che ha tanto da offrire sotto ogni punto di vista. Accompagnateci in questo viaggio alla scoperta di questi sorprendenti luoghi che hanno tanto da raccontare. Nel video precedente, dopo aver visto alcune delle principali attrattive, informazioni utili e luoghi della città, se non l'avete ancora fatto vi consigliamo di dare un'occhiata, oggi riprendiamo l'esplorazione di Norimberga, raggiungendo il Kaiserburg, l'antico castello imperiale della città. Il monumento più imponente e maestoso, di importanza storica anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Il castello fu eretto a partire dal 1039 come residenza degli imperatori del Sacro Romano Impero, per poi diventare nel 400 una cittadella militare. Varcato l'ingresso delle mura, ad accoglierci della musica tradizionale di due artisti ancora innamorati che ci riporta nel clima dell'epoca. Ingrid? Russa? No. I'm German woman. Yes. Mein Name Alexei. Alexi? Alexei. Di dove sei? Russia. Russia. Da qui si può ammirare un bellissimo panorama su tutta la città. Meritano una visita agli interni della fortezza, il Kaiserburg, aperto al pubblico dalle 9 alle 18, da ottobre a marzo solo dalle 10 alle 16, che ospitava gli appartamenti privati della famiglia imperiale. Suggestiva è la visita al Tieferbrunnen, il pozzo profondo oltre 50 metri che veniva usato per l'approvvigionamento dell'acqua. Per rimanere in clima di bellezza in Windmark e Irrstrasse troverete atelier artistici, alberghi storici, tra cui Hotel Helch, in attività dal 1342, uno degli alberghi più antichi del mondo, con casa a graticcio del XIV secolo, nello storico quartiere del castello. Piazze, angoli da sogno, locali alternativi, con un originalissimo green bar, con una moltitudine di specie floreali che adornano il locale. Se cercate un luogo per rilassarvi, questo fa per voi.
Poco distante troverete la casa museo del celebre pittore e incisore del Cinquecento, Albrecht Dürer, nell'omonima via, uno dei pittori più famosi di tutta la Germania e il massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale, dove vi sarà raccontata la vita e le opere con la visita della sua casa studio, il laboratorio in cui egli ideava i suoi quadri, tecniche di incisione, ai diversi acquerelli e alla preparazione dei diversi colori. La casa di Albrecht Dürer vi permetterà di viaggiare attraverso il mondo dell'arte rinascimentale. Questa invece è una delle principali piazze di ritrovo di giovani e turisti che si soffermano nel Augustiner zur Schranks a gustare le famose birre bavaresi e le specialità gastronomiche. A pranzo siamo stati al Blockhaus Nürnberg, una braceria situata nell'Lautputmark, nel centro della città, dove potrete gustare diversi tagli di carne a un ottimo prezzo. In alternativa, se andate alla ricerca di una buona pizza, primi piatti e soprattutto se avete nostalgia della cucina italiana, vi consigliamo il Du Hick Italienische Restaurant a fianco alla chiesa di San Lorenzo. Al costo di 6,70 € con il tram numero 6 si raggiunge in 15 minuti il Dokucentrum, tappa imperdibile della città. È domenica mattina e Norimberga ci riserva una splendida giornata di sole, fuori stagione. Varchiamo l'ingresso del Dokucentrum, l'incompiuta Congress Hall nazista da 30.000 posti, che secondo gli architetti Gunther Dominic e Albert Speer si ispirava al Colosseo per ospitare i grandi raduni politici. Inaugurazione mai avvenuta per il tracollo tedesco nella Seconda Guerra Mondiale. Le immagini si commentano da sé. Il biglietto d'ingresso al Dokucentrum è di 6 €. È il centro documentale per eccellenza, con una incredibile esposizione di fotografie, filmati originali, manifesti, oggetti personali, lettere, ricostruzioni interattive che raccontano le storie di uomini e donne, ma anche l'apogeo e l'epilogo nazista a Norimberga. Una sorprendente esposizione che vi consigliamo di vedere, ospitata in un capannone in mattoni rossi e dalla volta particolarmente alta, che racconta un epocale periodo storico conforme al ritrovato clima bellicoso dei nostri giorni. Ci spostiamo allo Zeppelin Camp,
circonavigando per 15 minuti a piedi il lago ghiacciato. Lo Zeppelin Tribune è la imponente tribuna in cemento, lunga più di 500 metri, con 30 gradoni a 4 livelli, con le toilette per le Fräulein anni 40 e il terrazzino a dominare la scena. Siamo nella stessa postazione dove Adolf Hitler, il condottiero, argomentava e compiaciuto osservava sfilare a passo marziale battaglioni, labari e bandiere per circa 2 chilometri, come mostrano i filmati d'epoca. Sulle tribune migliaia di simpatizzanti, ufficiali, gerarchi in alta uniforme ed eleganti Fräulein con cappelli, tutti uniti nel segno di onnipotenza nazionalsocialista tedesco dal saluto romano. Singolare è vedere intorno a noi dove planavano i dirigibili Zeppelin. In versione domenicale, famiglie, bambini in bici, mamme con carrozzini, giovani immigrati a ascoltare musica a tutto volume, curiosi, turisti e coppiette intente ad un selfie e godersi una passeggiata lungo lago. Auf Wiedersehen, Großstrasse, icona di grandezza del Terzo Reich e testimonianza della dissolvenza del sogno di onnipotenza nazista. Uno dei monumenti più prestigiosi della città, insieme alla chiesa di San Lorenzo e di Nostra Signora, è la chiesa evangelica di San Sebaldo, completata nel 1379. Presenta differenti stili architettonici che vanno dal romanico al gotico e tardogotico. La chiesa fu dedicata a San Sebaldo o Sinibaldo, religioso tedesco vissuto come eremita che predicava nei dintorni di Norimberga, divenendo il santo patrono della città. Al suo interno è custodito il sarcofago d'argento. Il Consiglio cittadino commissionò e finanziò un nuovo mausoleo per contenere il sarcofago del santo. Il progetto venne affidato al grande scultore tedesco Peter Vischer il Vecchio e rappresenta oggi il primo esempio di ricezione delle forme del Rinascimento italiano a nord delle Alpi. La luce che penetra dalle vetrate ogivali crea effetti stupefacenti e molto spirituali, lasciando l'osservatore senza fiato.
molte le opere di numerosi artisti che impreziosiscono la principale chiesa evangelica di Norimberga. La puntata si conclude qui. Nel prossimo video saremo a Rottenburg-Obertauber, centro del Land della Baviera, una cittadina rimasta ferma nel tempo per la sua tutela della tradizione, del patrimonio architettonico, per le sue case pittoresche, vicoli e luoghi da favola.